Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno dell'Acquario, ascendente Acquario, Luna o Venere in Acquario. Andiamo a vedere la tua persona di interesse, la persona a cui stai pensando in questo momento, cosa ti confesserà nei prossimi 7 giorni e a cosa sono conformi le sue azioni al netto di ciò che sente verso di te. E quindi video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Andiamo a vedere, a fare questa profonda analisi con i miei oracoli, lui, lei, Taromantic, che non lasciano proprio spazio a nessun tipo di dubbio su come sta questa persona, perché li ho proprio creati sulla base dell'interazione del femminile e maschile in qualità di divino femminile e divino maschile, che devono cooperare tra loro laddove il divino maschile si va ad acclimatare a servire il suo femminile in una profonda unione di amore e cooperazione. Ok. Allora, detto questo, andiamo a vedere cosa ti confesserà, cosa sono conformi le sue azioni. Vediamo un po', nei prossimi 7 giorni. Pensa a una persona, pensa alla tua persona di interesse o a una persona. Cosa ti confesserà? Allora, vediamo, mettiamo 1, 2 e 3. Allora, andiamo a scrutare nelle sue profondità. Cosa ti confesserà? Sto male senza di te. Qua c'è una persona che ti dice sto male senza di te. Si sente male, forse c'è una separazione, o c'è un andirivieni, o c'è un tira e molla, o è successo qualcosa. Questa persona sta male senza di te, punto esclamativo. Quindi i suoi gesti, la sua energia è conforme a questo tipo di emozione. Cos'altro ti confesserà? Siamo totalmente diversi, siamo unici, siamo fatti l'uno per l'altra. Questa è una persona che si dà conto che siete due individui completamente diversi, distinti ma non separati. Siete talmente diversi che come lo yin e lo yang, no? Sapete lo yin e lo yang, il simbolo? Ecco, uno è nero, l'altro è bianco, però all'interno del bianco coesiste il nero, all'interno del nero coesiste il bianco. Cioè siete talmente diversi che vi completate a vicenda e siete fatti l'uno per l'altra. Nei suoi gesti, nelle sue emozioni c'è questa necessità di esprimere questa completezza, questa complementarietà. Si dà conto delle vostre diversità e tali diversità costituiscono per questa persona un arricchimento e non una diminuzione. Magari avete litigato perché siete due persone differenti, ma proprio questa diversità si rende conto che è il suo arricchimento. Vediamo cos'altro ti confesserà. Vuole tutto di te, vuole le tue mani, la tua bocca, il tuo corpo, la tua mente, voglio tutto di te. Questa persona ti confesserà che vuole tutto di te, mani, bocca, corpo, mente, un connubio, un cocktail meraviglioso di eros, passione e poesia. Ok, wow! E adesso ci analizziamo con i tarocchi questa persona nei tuoi confronti, vediamo cosa ci aggiungono, vediamo un po'. Andiamo a vedere in questa settimana, in questi 7 giorni, video sempre valido, ripeto, dal momento in cui lo guardi. Allora, andiamo nelle profondità, analizziamoci tutto. Energia attuale di questa persona nei tuoi confronti. Energia attuale di questa persona nei tuoi confronti. Per tutte le ragazze nuove, mi sono dimenticata di dirlo prima, sotto all'info box potete trovare i miei oracoli lui lei. Ok, vediamo energia attuale di questa persona nei tuoi confronti. Il sole ha un'energia bellissima nei tuoi confronti. Il sole mi parla di felicità, di allegria, ma soprattutto di profonda fiducia. Qua c'è sotto la carta sto male senza di te con il sole, mi dice che con te sente l'allegria di un bambino, di una bambina, proprio la purezza del cuore. Questa persona sente un'allegria meravigliosa, una profonda fiducia. Io credo che tra voi c'è una profonda amicizia prima ancora di esserci la parte erotica, eccola qui. E sappiamo che
una relazione davvero appagante, necessità di una profonda fiducia l'uno dell'altro, di una profonda fiducia in termini di amicizia, ci si deve fidare l'uno dell'altra. E questa persona sente il sole per te, sente l'allegria, l'ardore, la bellezza e la felicità. Il sole è proprio la felicità. Sta male senza di te, sta male senza questa felicità. Ok. Molto commovente questa stesa, eh? Vediamo un po', si prefigura così. Quali sono i suoi pensieri nei tuoi confronti? Cosa pensa di te? O cosa ha nei suoi pensieri? Vuole parlarti, chiamarti e invitarti da qualche parte. Sta pensando di chiamarti, paggio di denari, ha intenzione di fare cose insieme. Il paggio di denari, come vi ho spiegato nel video sugli arcani minori, scusami, è un paggio il più concreto di tutti i paggi, no? Sono comunicazioni, ma mi parlano comunicazioni in concreto, tipo che fai? Ci vediamo a quell'ora, in quel momento? Che fai? Facciamo questo, quest'altro, ci vediamo lì, facciamo questo, quindi sta pensando questo, proprio perché vuole imparare da questa diversità. Ok, vediamo un po'. Questa è una persona che si rende molto conto di chi sei, cioè vuole apprendere da te. Ok, vediamo cosa prova per te o cosa c'è nel suo cuore. 6 di denari è una persona che vuole stare bene con te. Sono tutte carte bellissime, mi parlano di una grande intesa, di una grande condivisione, soprattutto sulla base di amicizia e fiducia prima che esserci Eros. C'è molto Eros, ma l'Eros è supportato da una profonda fiducia, qua mi dicono. Il suo cuore vuole comunicare con te, il 6 di denari mi parla del giusto dare e il giusto avere, venirsi incontro, intendersi, passarlo bene, stare bene con te, godere quotidianamente, arricchirsi l'uno con l'altra. È una bellissima energia, molto fresca, molto rispettosa, bellissima, te lo devo dire. Vediamo qual è il blocco di questa persona nei tuoi confronti rispetto alla vostra connessione, rispetto alla situazione. L'appeso pensa troppo. È una persona che pensa troppo e non riesce a capire che strada prendere. Oppure una persona che può essere impegnata sul profilo lavorativo, o di responsabilità che bloccano. Mm. Perché l'appeso mi parla di una situazione ferma o di blocco, io lo attribuisco molto ad altre circostanze che tengono la persona ferma, no? Anche un po' contro una volontà. Qua c'è la regina di coppe, è una persona che pensa anche molto e non si decide a lasciarsi fluire alle proprie emozioni a volte. Ok, vediamo un po'. Quali sono le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti in questa settimana? Le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti. La temperanza, quella di passarlo bene, di passare del tempo insieme, di comunicare, di parlare, ottima intesa, vuole un'ottima intesa. Si prefigura qui una persona che tiene molto alla fiducia e al rispetto reciproco. Grande intesa comunicativa, ha le intenzioni di parlarti anche di un eventuale fermo o di un'eventuale situazioni che lo possono tenere un po', no? Vuole parlarti, vuole intendersi, vuole stare bene con te. Quali sono le azioni che farai in questa settimana nei tuoi confronti? Ah, ti parla, infatti, asso di spade, assolutamente. Chiarezza mentale, vuole parlarti, non vuole lasciare nessun momento, non vuole lasciare al caso niente, vuole parlarti, vuole stare bene. Una persona di grande fiducia mi arriva. Vediamo l'energia finale di questa persona. Qua c'è un 8 di spade, come se si sentisse bloccata questa persona a volte, è un blocco mentale, l'8 di spade sapete come vi ho spiegato nel video Arcani Maggiori sono il mentale, no? E infatti qua una persona, te l'ho già detto, che pensa troppo, si sente a volte bloccato nella sua stessa mente, però mi dice che vuole parlarti, vuole far andare bene le cose, vedi i 5 di spade, è bloccato nella sua stessa mente. Vediamo un po'. Per adesso abbiamo forti segni del leone, sagittario e pesci e bilancia. Vediamo un po'. Energia attuale di questa persona nei tuoi confronti con il sole. Energia attuale.
5 di coppe, una persona che si sente in colpa. Una persona che si sente in colpa e vuole rimediare, una persona che, vedi, 5 di coppe, mi parla di una persona che è triste, vedi? E qua sto male senza di te. Non so che è successo tra di voi, una persona si sente in colpa, sta male senza di te, sente l'abbandono senza di te, guarda l'otto di spade, a volte si sente in trappola se non ci sei, se non sente la tua connessione. Mm. Vediamo quali sono i pensieri di questa persona nei tuoi confronti con il paggio di denari, i pensieri. La luna, vedi, la sua mente si arrovella di paure, vuole comunicarti ma ha paura, non so perché ha paura qui. Tre di denari, forse per motivi lavorativi o non riesce a venirti incontro perché ci sono delle questioni che bloccano di altra natura. È confuso mentalmente perché sta male senza di te. Non so che è successo, ma questa è l'energia. Vediamo un po' il suo cuore, 6 denari nel suo cuore. Paggio di bastoni, guarda qua vuole parlarti chiaramente, nonostante un po' di paura, e qua io vedo che ovviamente qua lo vediamo che lo fa pure, no? Ti parla con grande entusiasmo, il suo cuore vuole esplorare questa condivisione insieme, nonostante vede in te una persona diversa da lui o da lei, ma vuole esplorare questa diversità, ha tanto entusiasmo nel farlo, vuole intendersi, venirsi incontro, trovare i punti di incontro. Vediamo questo appeso di che mi parla al blocco, perché l'ha appeso al blocco? Qual è il blocco di questa persona nei tuoi confronti rispetto alla situazione? 7 di spade, un po' di mancanza di fiducia in se stessa questa persona c'ha. Pensa, 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 si arrovella, pensa, pensa. Un po' di mancanza di fiducia c'ha questa persona in se stessa. Vedi, il re di coppe a volte non ha fiducia in se stessa, questa persona a dare il passo, a seguire le sue intuizioni, ma si arrovella con la mente. Ok, vediamo un po' le intenzioni con la temperanza e l'asso di denari. Io vedo qua un'opportunità in concreto, ti chiede di uscire, vediamoci, facciamo questo, facciamo quest'altro, intendiamoci, voglio eludere ogni dubbio. Vedo una buona energia, eh? Asso di spade, le azioni che farà nei tuoi confronti, asso di spade, 7 di bastoni, però ci sono delle difficoltà qua in mezzo. Ah, regina di bastoni, forse sei tu che hai messo dei limiti a questa persona e vuole parlarti, vuole chiarirsi, superare i limiti. Vediamo le azioni, l'asso di spade, 4 di bastoni, ti parla perché vuole incontrarsi con te e chiarire dei dubbi, mi dicono, dei limiti. Magari tu hai messo dei limiti o qua vuole parlarti e vederti. Ti parlerà, ti chiama per un incontro. Magari tu hai messo dei limiti e qua ci sono dei limiti che riguardano altre cose. Vediamo, energia finale, 8 di spade, cosa succede alla fine? La torre, 8 di bastoni, la ruota, c'è un cambio, qua c'è stata una rottura tra di voi oppure una discussione oppure una situazione di cambio che è arrivata, questa situazione di cambio, no? Allora qua che succede? Comunicazioni portano a un cambio, una svolta c'è, laddove non c'erano comunicazioni ci saranno. Vedo questa persona che ti parla, vuole mettersi alle spalle una situazione difficile della torre, che ha portato un blocco. Vediamo due altre, cosa succede alla fine? Sì, il 3 il 3 di spade, qua c'è una situazione di rottura, un no contact, una situazione che vuole mettersi alle spalle. Cos'altro? Un'altra? La papessa. Io qua allora, vedo questa persona che ti chiama, ti chiede un incontro. Per alcuni di voi siete voi che nutrite un po' dei dubbi. Però io credo che qua, vi vedete qui. C'è un cambio di questa natura che ti ho detto, vedi asso di spade, ti vuole anche dire ciò che ha tenuto dentro di sé questa persona, ciò che tiene dentro di sé. Io vedo che qua verrà un incontro, verranno chiarite queste cose, seppur tu puoi nutrire un po' di dubbi interni ancora, però sono tuoi dubbi interiori. Che energia porta la ruota? L'otto di coppe, un cambio emozionale. Che energia porta la ruota? L'imperatore, si rimette l'ordine. Ci sarà un cambio, si rimette l'ordine qui. C'è una bellissima energia da parte di questa persona nei tuoi confronti. Certo è che pensa sempre, pensa sempre, pensa sempre. E qua si vincono due figure molto importanti che il Papa, scusami, la Papessa e l'Imperatore,
è una coppia, sono due figure, una persona più pragmatica, una persona più spirituale, no? E quindi la diversità di cui parlavamo qui, questa persona si dà conto della vostra diversità, ma uno arricchisce l'altra e viceversa, perché tu apporti a questa persona più spiritualità, più intuizione, questa persona porta a te più pragmatismo. Mi spiego? E quindi questa è un bel connubio, mi spiego? Forte energia del pesce e dell'ariete. Ok, vediamo un po' adesso come ti vede questa persona. Come ti vede questa persona? Tu sei la casa per questa persona, si trova talmente a suo agio con te questa persona che tu rappresenti la casa. Tu rappresenti l'affinità, l'autenticità, la casa. Infatti sta male senza di te. Sì, vediamo un po' adesso cosa mi dicono gli oracoli degli Angelion, che sappiamo che l'altra persona fuori da noi è sempre lo specchio di noi, cioè il nostro sé superiore che ce lo manda, no? L'altra persona. Per fare cosa? Per espandere la nostra coscienza e per avere fede nell'amore. L'amore cos'è? Il darsi all'altro. Le nostre paure sono nel darci all'altro, nell'essere amore, nell'avere consapevolezza di essere amore. Quindi andiamo a vedere adesso cosa ci dicono i Sefirion per implementare al meglio la connessione, per farci lavorare al meglio questa connessione interna, come dobbiamo approcciare. Vediamo. Allora, qua avviene un miracolo, intervento divino, sostegno, pietas, risalita. Come dobbiamo approcciare? Credere nei miracoli. Cos'è il miracolo? Il miracolo è qualcosa che la tua mente razionale giudica impossibile, ma è il tuo sé superiore che lo crea. Quindi qua il miracolo ha a che fare con un qualcosa che arriva e rimette a posto le cose. A posto le cose, l'imperatore, no? Rimettere a posto, rimettere un ordine. E ci sarà una risalita rispetto a quest'ordine, cioè affinché voi possiate darvi l'uno all'altra avendo consapevolezza delle vostre diversità. Diversi ma non separati, l'uno complementa l'altro e ci sarà un miracolo, ok? Quindi come devi approcciare a questo? Nella fede nel tuo sé superiore, fede nel sé superiore. Quindi ragazze mie, ragazzi, per le ragazze nuove, i ragazzi nuovi, guardatevi il mio video intitolato Sei innamorata? Sei mai impazzito per amore? E anche il video Magia pratica, per favore, per andare a implementare il lavoro di creazione consapevole della vostra realtà, affinché ogni relazione che avete sia una relazione potente, con un significato profondo. Ed è la vostra consapevolezza che vi fa dare quel significato profondo. Ok. Vediamo cos'altro ci dicono gli oracoli. Riparare, vedi? Si vuole riparare. Tagliare legna, fare piazza pulita del vecchio e iniziare un nuovo ciclo. Vedo questa persona che vuole riparare con te, fare piazza pulita del vecchio, spazzare via il vecchio, parlare, te l'ho detto anche qui, e un nuovo ciclo. E fare un nuovo ciclo. Cosa viene dopo? Vediamo due altre. Orfani, si sente solo senza di te, molto solo, la carta orfani. Vuole compiere una sinfonia che non si è riuscita a compiere fino a questo momento. Una condivisione che ha a che fare con l'integrazione dell'uno e dell'altra, due profili diversi ma non separati, ok? Quindi detto questo, ragazze mie ragazzi, io concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua!